Abbiamo iniziato per Irina, buongiorno a tutti. Buongiorno. No, 5, 4, 3, 2, 1. Chi vuole e chi la vede, prego. allora, mi mostra due luoghi sotterranei. Uno che sembra tipo un garage di un'abitazione e l'altro un parcheggio sotterraneo, tipo di un supermercato, di un negozio. E vedo che lei è agitata, ha come l'ansia di poter essere pedinata, perseguitata. Ti dà l'autorizzazione, Monica? Sì, si gira e ovviamente si sente un pochino più sollevata nel vedere che ci sei tu, perché vede principalmente te, come figura maschile proprio, e dice di sì. Elena ti dà l'autorizzazione? Sì. Interessante perché vedo una scena che può sembrare simile, nel senso con questo spavento di essere perseguitata perché è intenta, ha tipo una lancia in mano, ok? Ed è intenta a scacciare tutte queste figure che gli sono intorno e che cercano di avvicinarsi. Sembrano tipo potrei dirti lupi mannari. Descrivicela, Elena. Irina. Mm. Ha gli occhi proprio spalancati, direi fuori dalle orbite, con proprio questo carico, quello che mostra è questo carico di non farcela più, che non può andare avanti così a scacciare via chi la vuole, chi, mm, questa sensazione di essere perseguitata per, diciamo, in eterico è come se avesse la paura di essere mangiata a morsi. Mm. Elena, nome della Però sua... una cosa che ho visto adesso particolare è che in eterico lei mostra come se avesse una coda da leonessa. Quindi forse è quello che attira questi lupi mannari. In che senso? Perché? Mm. Nel senso che in eterico l'energia che lei emana viene rappresentata dalla sua parte felina, no? E quindi attira questi lupi mannari che sono molto bassi a livello energetico, però sempre verso cani di felini sono, no? Quindi come se ci fosse questa magnetismo animale, ecco. Nome del progetto, Elena. Tagliare il cordone ancestrale. Monica. Via da tutto. Questo proprio desiderio di fuga, di abbandonare ogni cosa. Elena e Monica, se vedi una cosa molto diversa solo, vibrazione, 3 miliardi, consapevolezza, 141, anima, 36, vite, 1947,
Cervello. 8.3. Suscettibilità ipnotica. 38. 3D. 90%. Monica. Sì, un pochino meno di terza dimensione, però il resto assolutamente sì. 88, vedi? 83 ho visto. Vivacità animica. Elena. 60. Nome della PS, Monica. Water. Acqua. Nome della PE in inglese. Peraltro. Acciaio. Elena, entità eteriche. Sì, allora ci sono appunto questi, è uno, alla fine come entità è uno, questa specie di lupo mannaro, un po', ricorda un po' un lupo mannaro ed è proprio dal secondo universo, è proprio come se tirasse sempre una corda infinita che arriva da Irina, ok? Quindi lui se molla la corda, finisce in un abisso infinito che non ha fine, ok? Quindi per rimanere in vita deve sempre tirare questa corda che arriva da Irina. Mm. Ehm, poi, poi appare una mantide. C'è una mantide che ha un colore, secondo me, che camuffa un po' la sua vera essenza, perché sembra più il colore di uno scarabeo. Quindi potrebbe anche sembrare bello, ma in realtà nasconde tutto l'essere della mantide, così ammagliante, no? Mm. E poi c'è questa figura, sembra un prete, però vestito di bianco, con quei cappelli rotondi che forse hanno i preti protestanti, no? Boh. Comunque, con una tunica bianca, un prete vestito di bianco, però. Che è quasi come se facesse finta di dire a Irina: non ti preoccupare, che quando hai bisogno puoi parlare con me. Mm? Quindi c'è questa tendenza proprio di queste entità eteriche a, diciamo, a far credere a Irina che può sempre contare su un aiuto esterno, ok? Quasi proprio a tenere lontana la sua possibilità e capacità di trovare la sua forza all'interno, perché in quel caso lì lei potrebbe liberarsi di tutte le interferenze e di tutte i suoi blocchi, no? E quindi poter vivere come vorrebbe. Poi, Basta, eteriche, vedo queste. mentali, Monica. Ma io ne vedo essenzialmente una, che è bisogno di sicurezza. Fondamentalmente lei ha tanto bisogno di appoggio, di sostegno e lo chiede all'esterno. Di fatto la sua anima vuole farle comprendere che questo bisogno che lei ha, lei lo può appagare da sola, grazie a se stessa, grazie alle proprie forze, grazie al proprio intuito, grazie alle proprie azioni. E allora per questo adesso è arrivata a metterle davanti un uomo che è estremamente persecutorio, pericoloso, inaffidabile, e gli sta dando tanti problemi.
perché solo così lei adesso ha la verità sbattuta in faccia, Quale? e cioè che non è più tempo di dipendere da un uomo, ma è tempo di trovare dentro di sé questa energia maschile e di farcela da sola. Io dico una cosa, mh, capisco lo stato d'animo di Irina che in questo momento è anche molto spaventata e vorrebbe immediatamente disfarsi di tutti questi problemi. Però lei ha un'opportunità grandissima nel momento in cui sceglie di comprendere i messaggi che la sua anima gli sta mandando. Quindi le sta facendo vedere un aspetto molto importante del gioco di terza dimensione. Nella terza dimensione noi viviamo in balia di forze oscure e non ci rendiamo conto di tutte le bugie e gli inganni in cui siamo immersi. Lei, per esempio, cosa succede? Che è immersa in un inganno in cui deve dipendere dall'energia maschile, perché da sola non ce la può fare, ma le cose non stanno così. Lei, se riesce a smascherare questo gioco, avrà una vita molto sorridente e felice. Quindi, prima di tutto, deve vedere dentro di sé che esiste non solo questa parte, come ha ben descritto Elena, femminile molto importante, che può essere a tratti anche ammaliatrice, può essere molto intrigante per gli uomini, ma anche dentro di sé una componente maschile di risolutezza, di forza e di indipendenza altrettanto forte. Nel momento in cui lei le integra, riuscirà prima di tutto a capire questa cosa e poi ad agire di conseguenza e a impostare la sua vita in maniera diversa. Cosa fa la sua parte subliminale a queste parole? È water e quindi vedo che proprio sta scintillando, vedo come se fosse un ruscello molto vivace che con queste parole brilla, è guizzante, è proprio viva. Mentre invece nella condizione attuale rimane molto putrida e stagnante water. E la parte eterica? Acciaio? È quella parte di forza, di combattività che a lei serve e anche di protezione. Lei prima ha detto: io voglio proprio crearmi uno scudo protettivo. E in effetti la PE glielo vuol far vedere. Io sono in grado di proteggerti, di farti fare delle cose che ti diano la vera sicurezza. E infatti ecco che si propone come se fosse una specie di cavaliere con un'armatura altrettanto scintillante quanto era l'acqua. È molto alto, molto ben formato. Va bene. Cinema. Elena, genitori. Mhm. Mm. Sì, fanno un po' fatica, forse sono un po' acciaccati, non lo so, fanno fatica proprio a entrare, ma proprio a livello fisico, eh. Mhm. Figlio. Sì, il figlio arriva, diciamo che nei suoi pensieri, nelle sue cose, arriva, ma molto indifferente, nel senso, vabbè, però quasi che no, pensa alle sue cose, alla sua vita da universitario. E poi 1, 2, 3. 1, ex marito. Sì, l'ex marito alla fine ha questo.
lo vedo entrare, proprio come diceva lei, è buono, no? A questo sentimento di compassione, nel senso che comunque è stato suo marito per tanti anni e quindi prova dell'affetto, no, per Irina, e quindi entra proprio per vedere come sta, così, per affinità, no? È molto a questa, proprio questa indole mm, morbida, mi viene da dire, accogliente, ecco. 2, il settantenne. Sì, un po' guardingo, si lascerebbe anche più andare, ma ha paura di essere fregato, dicevo, non so, un po' guardingo. 3, lo stalker. Boh, entra dicendo c'è anche qua da picchiare duro. Monica, qualcosa da aggiungere sul cinema? Mm. E il padre e la madre di Irina mi ha colpito il fatto che sono legati da una corda l'uno con l'altro ed è molto simile alla corda che ha descritto prima Elena quando parlava del lupo. Poi, riguardo al figlio, sì, in effetti sembra che lui sia impegnato in altro perché è entrato con una grande tavola di quelle in cui si disegna sopra, un foglio rigido, diciamo, no? Sembra un po' un disegno geometrico e dice che deve finire questa tavola. E quindi c'è, però ogni tanto deve tracciare una riga, deve completare il lavoro qua, no? Mhm. E poi invece per quanto riguarda il settantenne, sì, è vero, lo vedo silenzioso e che osserva tutto, perché la sensazione è che deve comprendere se c'è qualcosa sotto. E invece, sì, l'ex marito mi viene pacioccone. E lo Eh, stalker? e lo stalker è come se mi trasmettesse che, occhio perché lui non è da solo, occhio a cosa fate, e quindi è molto simile all'atteggiamento che ha descritto Elena. Occhio a cosa fate perché comunque io non sono da solo, eh. Cioè? Che qua, fuori, appena fuori, ho gente su cui poter contare. Invitiamoli. Allora, alcuni sono come se fossero dei creditori, forse lui ha prestato dei soldi a queste persone, no? E altri sono qualcuno un po' così, non sembrerebbe molto raccomandabile. Così. Vabbè, poi non si sa se la pubblichiamo oppure no. Comunque, Irina è rumena e noi abbiamo visto diverse entità mentali collettive sulle donne rumene. Una è legata al mondo del maschile, no? Quasi sempre l'uomo deve essere dipendente dall'alcol, per esempio. Questo l'abbiamo visto come una costante continua. O l'uomo fonte di problemi, sicuramente non il compagno che è ideale per allevare la prole, no? Che si adoperino in un modo o nell'altro, le donne rumene finiscono con degli uomini de merda, sostanzialmente. C'è un'entità mentale collettiva. Sì, proprio si riaggancia proprio a quella, ehm, alla cosa che vedevo prima, no? Dove mm,
Cioè, praticamente è quella parte ancestrale, no? Probabilmente la parte ancestrale è proprio quella che deriva dalla sua origine, ok? È quella parte che non è così conscia in Irina, perché lei è tantissimo che vive in Italia e quindi cioè si trova meglio, diciamo, con le No, tradizioni italiano. italiane, no? Mm. Esatto, nel vivere in Italia, però c'è quella parte nascosta delle sue origini che probabilmente a livello energetico traspare, ok, da Irina, e quindi è proprio quella parte ancestrale lì che attira quegli uomini lì. Quindi quello che lei può fare è lavorare su di sé proprio su quella parte lì anche. Dove la vedi questa entità mentale collettiva? La vedo nascosta, nel senso che è dietro, è come se fosse un paracadute che, sai, i paracaduti che mettono, paracaduti, sì, boh, paracadute che mettono dietro ai razzi Mhm, quando devono atterrare per frenarli. mhm. Ecco, la stessa cosa. Ed è proprio un paracadute dietro che la frena, quindi non è visibile e la frena. Monica. Allora, cosa accade? Che molte donne rumene, avendo dei mariti problematici, devono anche a volte lavorare molto, ok? Per andare a colmare eh, anche dei debiti che vengono contratti da questi uomini. Lei ha scelto una strada di illusorio cambiamento, di dire ribalto le cose, ok? Quindi sarò io, mh, diciamo, mantenuta da un uomo bene, un uomo che mi tratti bene, ok? Quindi l'inganno inizialmente è ce l'ho fatta a uscire da quello schema dell'uomo maltrattante, ok? Mm. Non ho un uomo maltrattante, ho un uomo che anzi mi fa vivere bene, mi dà degli agi. Questo però perché è un'illusione? Perché in realtà lo schema è identico, anche se sembra diverso, è identico. Cioè abbiamo la donna che nel primo caso, quando l'uomo è maltrattante, è sottomessa perché magari prende le botte, riceve tradimenti. Mm? Mhm. In questo caso la donna è sottomessa perché è dipendente economicamente. Quindi c'è l'illusione che questo sia un modo migliore per realizzare la vita. In realtà le forze oscure, in particolar modo quel lupo con questa corda infinita, è riuscita comunque a prendere Irina all'interno di questo meccanismo qua, in cui lei è legata, è sottomessa all'uomo. Diamo il microfono al padre del cinema. Che cosa ti dice Monica? Sì, avrei voluto che mia figlia fosse una regina. Elena? Non posso più fare niente per aiutarla, non ne ho più le forze. Distribuiamo a tutti le Vic, al padre e alla madre nel cinema. Monica. Ehm, Guarda, è come se venisse inondato di acqua il cinema.
abbiamo visto che Water è il nome della sua anima. Mm? Ehm, Perché l'anima risveglia, scusami, l'acqua risveglia. C'è questo contatto di movimento e di freschezza per risvegliare, per uscire da quelli che sono degli schemi anche centenari. E lei ha proprio il privilegio di rompere questi schemi qui, che sono comunque di sudditanza. È proprio, sai, L'acqua, no, l'acqua rompe gli argini. mm, quindi invade, diciamo, il corpo, i piedi, le ginocchia dei genitori, Eh sì, l'accettano. Diciamo che se l'accettano, sono nel cinema, ci lasciano i piedi dentro. Se non l'accettano, ti tirano su, sul sedile. Usiamo questo escamotage. I genitori l'accettano. Dunque, è come se si sentissero anche un po' soffocati, sai? Perché sembra quasi che l'acqua stia salendo un po' troppo oltre il livello per loro. Il Cioè, figlio? tu li hai visualizzato come ai piedi, no? Ma per loro è già qua alla bocca. Mm? E il figlio sì, sì, sì. Lo stalker? No, è tipo come se si trasformasse in un gatto che non ama l'acqua. Il settantenne? Vedo che prova a sentire com'è quest'acqua con le mani, Ma no. temperatura, un po' di diffidenza, ecco. L'ex marito? Sì. Va bene. Elena, il settantenne è la fiamma di Irina? No, mi sembra un uomo molto basico, nel senso, ehm, mm, con le sue cose, diciamo, che ha cercato nella vita di fare il più possibile per sopravvivere il meglio possibile, con le sue paure, con i suoi meccanismi, e stando con lei tutti questi anni e arrivando al divorzio con la moglie, ultimamente ha già fatto dei passi fuori, mh, diciamo, da quella che pensava potesse essere la sua portata, no? Quindi è un po'. Non ha gli strumenti ancora per poter fare delle cose più dinamiche, ecco. Non è molto dinamico. Monica? No, fiamma assolutamente no. Allora, diciamo che non vedo loro come una coppia. Mhm. Sembra più un buon amico. Quindi, se parlassimo di rapporti tra persone che si vogliono bene, potremmo dire comunque, no? Parlare di anime affini, Mhm. ok? E ti direi anime affini di secondo livello, ma non riesco a vedere come una coppia sentimentale di secondo livello. Provoco. Ma padre e figlia? Sì, amico più grande, sì. Mm. Questo rapporto padre-figlia che Irina ha sempre avuto nei confronti del suo compagno, cioè uomini molto più grandi di lei, che si occupavano di lei. Io ci vedo più padre-figlia che amico. Allora, in eterico, il punto è questo, che lei in eterico è come se fosse in un enorme biberon, Un enorme biberon.
Sì, Ok. lei è avvolta dentro, anzi, è proprio all'interno di un enorme biberon. Mhm, È come se fosse, allora, quando si è bebè, ovviamente si è per forza dipendenti. Adesso c'è tutto l'eco, vedi? mhm, Dà molto fastidio che venga rivelata questa cosa. Adesso c'è mhm, tutto il ritorno. mhm, Se mhm. viene rivelata questa cosa, può essere uno scatto importante, evidentemente, per Irina. Quando si Ripetiamolo, è allora, lei è dentro un biberon. mm? pieno di latte. Sì, esatto, colmo di latte. Quando si è neonati, è ovvio essere dipendenti completamente dai genitori, perché fisicamente non si potrebbe diversamente. Mhm. Questo però in molti casi porta anche a una dipendenza di tipo psicologico. Sicché poi quando siamo adulti e quindi siamo teoricamente indipendenti fisicamente, continuiamo però ad essere dipendenti psicologicamente. E quindi lei ha fatto questo. È rimasta dipendente dalla figura maschile, che poi l'ha fatto diventare compagno, però come se fosse appunto ancora il papà, è come se lei fosse ancora non in grado di badare a se stessa. Quindi ha mantenuto quel biberon, quella dipendenza. Elena Miami, causa esoterica di questo pensiero. In eterico mi appare come se Miami fosse illuminata come una fortezza protetta, dove questa energia ancestrale eh, della Romania non potesse più agire su Irina. Mm? Quasi come se lei la sentisse in eterico come il posto dove può stare in esilio per non sentire più questi problemi, questi fastidi, ok? Mhm. Non come il posto dove riuscirebbe a vedere se stessa veramente, però. Mm? Quindi è un po' come se fosse una fuga dal poter entrare veramente in se stessa. Monica. Eh sì, il progetto, vedi, sono complementari quello che ha visto Elena e quello che ho visto io. Io ho visto via da tutto. Il luogo ideale è proprio così, lontanissimo, che le offre proprio questa via di fuga totale. Però il punto è che lei non può scappare da se stessa. E tanto poi ritornerebbe a galla quella parte di sé e riproporrebbe altri schemi simili. Perché per un po' può funzionare, come dice Elena, per un po' può arginare quella che è questa energia che proviene dalle sue origini. Però poi, siccome proviene da dentro di sé, di nuovo poi accadono situazioni analoghe, non si libera mai davvero. Monica, causa esoterica dell'andar male di sto processo, che quasi le si sta ritorcendo contro o che comunque si sta allungando. Certo, e cioè l'anima le fa proprio stare, no? In questo disagio, in questa scomodità profonda, affinché lei comprenda. Perché se la situazione si risolvesse in 448, lei continuerebbe così ad essere così, a fare la sua vita così, Mm. andare in questa direzione qua. Solamente tutto questo allungarsi di cose, questo complicarsi di cose, le dà l'opportunità oggi di essere qui e di rivedere tutto. Quindi diciamo che il nuovo progetto di Irina è l'indipendenza. Direi proprio di sì, indipendenza a 360 gradi.
sia da un punto di vista emotivo, sentire che lei basta a se stessa, la sicurezza, la forza la può dare a se stessa, lei, e da un punto di vista anche finanziario, certo. Quindi magari lei potrebbe rimanere senza un fidanzato per un periodo. Solo che adesso Decisamente. il fidanzato ha la funzione, cioè di sicurezza sia economica che emotiva. Mm, mm, mm. Chi mi aiuta? Allora, io dall'inizio che vedo una scena, una grande giostra, come quelle dei paesi, grande, 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 però non piccola, con un raggio di 5, 6, 7 metri. Lungo il perimetro del cerchio della giostra, invece dei cavallucci, le carrozze, ci sono tutte le 1947 vite di Irina, specchio di chi è Irina. E lei è in centro alla giostra, che se le guarda passare tutte davanti, più e più e più e più volte. Per riconoscersi, ricordarsi chi è. Come vedi questa scena, Elena? C'è musica, colori, come succede? Colori, più gira forte, dopo un po' diventa proprio un mix di Irina e ne esce, diciamo, un vortice quasi come l'acqua che rappresenta la sua anima in questo momento. È come, diventa tipo un vortice, un mulinello che sale avvolgendo Irina, ok, che è in mezzo, e questo vortice di acqua è un mix di colori, principalmente però il blu, il verde e il viola. E alla fine diventa un vertice e nel vertice c'è l'essenza di quello che è Irina veramente e diventa bianco. Monica. Sì, mentre Elena descriveva tutta questa scena che ho visto bene, quando ha detto verde, è apparsa la vita, che come hai detto tu bene, girano tutte intorno a lei contemporaneamente, ok? Quindi lei può riagganciare tranquillamente questa vita qua. Con il verde era associata alla sua vita in cui lei è una specie di amazzone. I capelli li ha conservati perché sono tipo quelli che ha adesso e Mhm. sta cavalcando con grande fierezza, forza e determinazione un cavallo. Quindi è una donna, passatemi il termine, uomo, in qualche modo, una donna guerriera, una donna indipendente, una donna con una forte parte eterica. Peraltro il cavallo viene di solito visto come parte eterica. Mm. Esatto. E lei in questo momento è il cavaliere, infatti acciaio, no? E sotto forma di donna in verità molto bella. Quindi anche un ottimo mix tra energia maschile e energia femminile. Io credo che la giostra serva, correggetemi se sbaglio perché potrei sempre sbagliare, per staccare completamente le entità mentali collettive. Dà la consapevolezza di non essere rumena, non essere italiana, non essere francese, non essere obbligata al cliché del francese, il cliché del romeno, il cliché dell'italiano. Stacca dai cliché. È così. E non solo, ovviamente. Permette di vederli tutti perché attraverso questa giostra tu vedi tutte le tue vite, ti rendi conto che tu sei stato dentro tutte quelle identità, dentro tutti quei luoghi, dentro tutti quei folklori, dentro tutte quelle tradizioni. E proprio vedendole poi si staccano loro perché tu ne prendi consapevolezza.
Non ti identifichi con una sola perché le vedi tutte, sì. Elena? Elena? Sì, sì, sì. Mm, sì, praticamente potendole vedere tutte, ti rendi conto di cosa sei tu veramente, di qual è la tua essenza, cioè la parte, in questo caso di Irina, presente in tutte le vite, e quello sei, quella è lei, quello è ognuno di noi, no? Il resto è solo lo scenario di quel teatro, di quella rappresentazione e basta. Mm? Quindi questo permette la giusta di vedere tutto e vedere qual è la parte comune in tutte le vite, e quello siamo noi. Va bene, non è ancora arrivato il momento, ma noi lo facciamo perché secondo me è la parte meno importante. Iniziamo con la polizia. Andiamo anche questa volta al cluster, Monica. Che cosa vediamo al cluster? Non so, è una nave che affonda. Elena, cosa fa di questa nave che affonda, Irina? Mentre affonda, la trasforma in, mm, direi zattera, ma il termine zattera sembra che si debba salvare da qualcosa. In realtà la trasforma e diventa una piattaforma bianca che può galleggiare ovunque e non affonderà mai, perché la ripulisce di tutti i fardelli che sono i contratti che lei si è messa, butta via tutti i contratti, e questa nave che affonda diventa una piattaforma, ecco, bianca, che non affonda mai. Come vedi, questo potrebbe essere una ad eternum. Come potrebbe essere invece una ad eternum nella tua visione, Monica? Vedi, mi è venuto proprio il sole. Il sole che è il maschile proprio per eccellenza, il sole che è il padre, il sole che è il calore, il sole che è la fonte della vita, il sole che permette l'abbondanza. Quindi per lei è proprio emblematico sentire il calore, vedere la luce del sole. Lei che adesso sta anche tanto in casa perché ha anche un po' paura a uscire, no? Tutto quanto è illuminato, tutto quanto è chiarito anche dentro di sé. Riesce a vedere dentro di sé e riesce a vedere altre opportunità, altri modi di vivere. Quindi decisamente il sole. Avatar, Monica. Sembra però in trasparenza, eh, un uomo con una pancia gonfia che ha anche un portafoglio gonfio, come se la volesse tenere subordinata eh, in cambio di un certo agio. Quindi l'avatar vorrebbe continuare a scrivere questa storia. E cosa fa, Elena? Irina apre il portale definitivo, ora l'ha visto fare più volte, l'ha visto fare. La sua anima l'ha fatto più volte e lei l'ha visto fare alla sua anima più volte, quindi ormai lo fa, è capace a farlo da sola in automatico. Quindi apre un portale definitivo e porta anche l'idea, ok? Quindi questa sagoma di questo uomo, fatto così, viene buttato nel portale definitivo, chiude il portale definitivo e ritorna tutto bianco, tutto completamente bianco. Bene. Water è sempre water, Monica. Mi sembra proprio di sì. E acciaio è sempre acciaio. Molto oro adesso. Entità eteriche, Elena, e mentali, bisogno di sicurezza, ci sono ancora?
No, Ok. Vibrazione, Elena, 37 miliardi, che non è tantissimo. Consapevolezza, 161, PS, 63, vite, 1218, Monica, Tutti i valori o cos'è? le vite solo. Ah, no, di più mi viene, sì, 1730. Mhm. Suscettibilità ipnotica, Elena, 61, cervello, 8.6, 3D, 60, 3D, Monica, 44. e vivacità animica. Chi vuole? 95. Monica, e il biberon? La cosa bella è che lei adesso ce l'ha sulle ginocchia, quindi lo può vedere, mentre prima in eterico era invisibile per lei. Era dentro. Vedeva il Sì, latte al limite, quindi una sorta di nebbia. Non eh, vedeva. preciso. Ora può scegliere se rientrare nel biberon, se ciucciare un po' dal biberon, se buttare il biberon. Ti dico una cosa un po' particolare che mi è venuta, Mhm, che per buttare il biberon, mi viene così, poi mhm. forse bisogna cercare bene il significato, deve tornare a scuola. Probabilmente deve fare un qualcosa, un corso di Formazione. aggiornamento, Mm. sì, esatto. E allora lì butta il biberon, non necessariamente quando ha finito questo corso di formazione, però quando l'ha intrapreso e sente in sé forte la volontà di portarlo a termine. Elena, lo vedi questo biberon? Sì, vedo il biberon e poi dopo mm, è come se lasciasse il biberon fuori dalla sua vista, ok, sa che è lì, si sposta e vedo che inizia a suonare un pianoforte, come se adesso lei fosse libera di poter suonare la musica della sua vita e la suona molto fluidamente, come se fosse un artistone tipo Mozart, Beethoven, un genio del pianoforte, ecco. E Miami, Elena? A Miami, così, vedo che a me scrive una croce rossa sopra, Miami. Prima quando parlavamo di Miami, così mi continuavano ad apparire appunto queste montagne innevate. Adesso non vuol dire che lei deve andare per forza in Svizzera in mezzo alle Alpi e le mucche, però mm, vi appare questa cosa qua. Montagne innevate. Nord Italia, centro Europa. Boh, può essere, sì. Ok, diciamo che abbiamo tutti una fiamma, chi più, Mhm. chi meno vicina. Eh, a seconda di quanto è lontana, si capisce quanto è ancora lungo il percorso da compiere. Dove la vedi, Elena? Dietro casa, in Australia, in Africa, in Italia, in Romania. No, in Europa sembra il nord della Francia, verso l'Inghilterra, cioè quella zona quasi al confine con l'Inghilterra. Monica?
Sì, visto canale della Manica. Che non significa andare lì, ma significa che No, non è così lontana, non è così vicina. Bene, Irina adesso saluta i genitori. Cosa si dicono? Allora, continuo a volervi bene, ma mi sgancio da questi schemi. Familiari, sociali. Vedo che li abbraccia, li bacia entrambi sulle guance. Elena, congedo con il figlio, dal figlio. la mia dipendenza. Ehm, la mia dipendenza dagli uomini ha creato dipendenza in te nei miei confronti. Quindi ora io sono indipendente dagli uomini e tu ora potrai essere libero dalla mia dipendenza. Monica? È come se dicesse, bah, adesso siamo quasi colleghi, gli strizza l'occhio perché torno anch'io a studiare. Congedo dall'ex marito, Monica. Eh, sei stato un faro, ineccepibile come padre. Ehm, ora sto comprendendo ehm, che posso farmi da padre Cioè lei può fare da padre? a se stessa, Mm. Che sono un po' anche. vabbè. Elena, congedo dal settantenne. Non ho più bisogno di te. Mm, non ho più bisogno di niente e di nessuno. Ora voglio un uomo per amore. Elena, congedo dallo stalker. Mi rendo conto che farti la battaglia è tenerti ancora legato. Non voglio più darti energia neanche con la battaglia. Monica. Per quanto riguarda il settantenne, è come se togliesse dal proprio armadio Irina delle giacche, dei vestiti di lui e gliele ridà. E invece per quanto riguarda lo stalker, è come se mi mostrasse visivamente che lo stalker non avrà più l'appiglio energetico, ritornando all'immagine di Elena, non avrà più la coda a cui potersi aggrappare, da cui essere attratto. Messaggio di Irina a se stessa, Monica. Inizio a scoprire la mia vera e completa potenza. E mentre lo faccio mi diverto e mi complimento con me stessa. Vedo già che sta come dandosi da fare, facendo delle ricerche sul web per capire anche proprio come potersi rimettere in gioco lavorativamente. Elena? Finalmente ho la leggerezza e la libertà mentale per percorrere i miei desideri, la mia vita desiderata. Sì,
sì, la vedo molto entusiasta anche di fare la ricerca verso quello che mm, potrebbe piacergli, verso la sua passione, ok? Mhm. Quindi proprio divertita già all'inizio, già nella ricerca. Prima abbiamo visto delle protezioni, gli ad eternum da fare all'esterno per proteggerla. Facciamogliele creare uno all'interno di se stessa, non di protezione, ma di motore. È un mulino proprio. È un mulino che con la ruota del Mm, mulino bello. fa andare l'acqua. Mm. Visto che l'acqua è la sua anima, mh, dà sempre una grande forza, energia pulita. Immagine migliore di questa non poteva esserci. L'acqua nel suo caso è l'anima e lei col mulino dà un senso all'anima che lavora e produce dei risultati. D'ora in poi, Irina, mulino bianco, mangiati quei biscotti. No, anche no, No. che fanno schifo. Domande spot. Ma quindi da questa situazione della causa infinita si può uscire? Mm. Sì, io vedo proprio che non ha più utilità di essere addirittura, ecco, cioè che va a chiudersi praticamente da sola, va scemando, non so come dire. Monica. Sì, sì, confermo. Cioè ogni cosa ha un significato energetico. Cioè, non ce n'è un altro. Cioè, per noi ovviamente è una causa, il tribunale, le cose, ma in realtà il suo significato energetico adesso non c'è più, perché serviva per Irina a prendere questa nuova strada. E allora adesso non ha più senso di esistere. Come dice Elena, morirà da sola. Altra affermazione spot. Siccome in passato Irina era molto preoccupata per il figlio, per il fatto che si è fatto il Cinivac, quindi a lei bombardare il figlio di ad eternum, Vic, protezioni, eccetera, affermazione spot. Ma quindi mio figlio si farà la sua vita e va bene così. Certo. Eh sì, Ma quindi io se voglio posso avere la fiamma o una relazione alla pari con un uomo, mm. dove oggi offre lui la cena, domani la offro io. Probabilmente è più, cioè probabilmente è più sensato e la strada più ideale per Irina è proprio quella prima di passare da una persona affine, che magari può essere non subito la fiamma, può risultare non essere subito la fiamma, ma che è proprio perché c'è troppa disparità tra gli uomini che lei ha conosciuto adesso, soprattutto negli ultimi anni, e la fiamma. Quindi sarebbe troppo impegnativa così tutta ad un colpo. E invece è proprio naturale una via di mezzo, una sfumatura di grigi prima di arrivare alla fiamma, ecco. Monica, Addirittura quello che io percepisco è che un periodo in cui lei non ha relazioni la farebbe stare molto bene, la farebbe sentire ancora più sicura di sé. sono d'accordo anch'io. Periodo non vuol dire un mese o due, ma anche un paio d'anni. Una situazione di questo tipo. Immagine finale, Elena. Ehm, Lei proprio impegnata, quasi come se fosse un allenamento, cioè in eterico ehm, mh, si vede lei che si allena e mi sto allenando a preparare la mia nuova vita, quindi come se fosse un allenamento
la ricerca continua tutti i giorni della sua nuova vita. È difficile da spiegare, però è proprio eh, lei tutti i giorni che ricerca, Mhm. ok? Come allenamento per imparare a farlo poi in automatico per sempre, cioè senza essere, per diventare sempre dinamica, essere dinamica di default, ecco. Ma tipo cosa? Ricerca? Ricerca nel senso, allora all'inizio la ricerca della direzione per la sua formazione, il suo aggiornamento verso quello che vuole fare nella vita, ok? Però poi proprio la ricerca intesa come sperimentazione, no? Come sperimentare la vita, quindi essere sempre dinamica. Immagine finale, Monica. La vedo che ha un paio di libri così stretti fra le braccia ed è davanti a una struttura che sembra scolastica, forse però è sera. E vedo che sta aspettando altre donne per poter entrare all'interno dell'aula e vedo che le attende con gioia perché finalmente sarà un modo anche per stringere nuove amicizie. Delle amiche. Mm. Un corso di aggiornamento, un corso serale, un corso diurno, un qualcosa del genere. Va bene. Volete aggiungere qualcosa? No. Ricordati chi sei, Irina, sei una creatura divina. E una creatrice. Abbiamo finito.